Il Tuisho è un metodo di combattimento che non prevede calci, pugni, ginocchiate, eccetera, ma prevede solamente spinte e proiezioni o sgambetti, cioè lo scopo praticamente è quello di o spingere l'avversario fuori dal cerchio oppure buttarlo a terra. Nel caso che lo spingo fuori dal cerchio faccio un punto, se lo butto a terra faccio 2 punti. In pratica quello che si studia nel Tuisho è il radicamento, perché più radicato sono e più ovviamente è difficile spostarmi e spingermi fuori dal cerchio o anche buttarmi in terra, e la rilassatezza che è quella che mi aiuta a rispondere in maniera corretta agli stimoli dell'avversario. Un'altra cosa che ovviamente è molto importante è il Fajin, quindi rilassatezza e radicamento, che si può tradurre dicendo il famoso detto caro a tutti i praticanti di Tai Chi e di Tuisho, che dice: fluidi come l'acqua, pesanti come le montagne. Per allenarsi al Tuisho, ovviamente come qualsiasi altra cosa, bisogna praticarlo, e praticarlo ovviamente in coppia. Però c'è anche una gran parte di allenamento da soli, che si può fare da soli, che è quello che si fa nelle forme. Nelle forme noi studiamo ugualmente il radicamento e la rilassatezza del corpo. Il Tai Chi utilizza dei veri e propri metodi per sviluppare la forza, e metodi i quali sono 8 e sono basati sull'energia di avvolgimento della seta. Questi metodi sono Pong Lu Jian, Chai Lie, Zhou Kao. Per trasportare ciò che si studia nelle forme, rilassatezza, radicamento e Fajin, in un vero e proprio combattimento, ci sono degli esercizi intermedi, diciamo, che non sono né l'uno né l'altro, ma che aiutano a creare una connessione fra le due cose. Questi esercizi sono come quelli che state vedendo adesso nel video e servono principalmente per sviluppare alcune energie, alcune doti, diciamo, che sono indispensabili per il combattimento. Cioè, una è l'energia di ascolto, perché per capire come reagire devo ascoltare l'avversario, cioè Tingjin, ascolto, Ting. Dopodiché, dopo che ho ascoltato, devo capire cosa sta succedendo in realtà, per capire se è una mossa, diciamo, per ingannarmi dell'avversario o se è veramente dove vuole arrivare. Dong, capire, Dongjin. Dopodiché c'è Huajin, che dopo che ho ascoltato, capito, cerco di neutralizzare l'avversario. Attenzione, la neutralizzazione non è solamente non essere colpiti, ma è allo stesso tempo costruirsi anche un'opportunità di colpire indietro. Quindi Huajin, Hua, neutralizzare, dopodiché c'è il colpo Fajin, l'energia esplosiva. Quindi c'è Tingjin, Dongjin, Huajin, Fajin. Ecco, dopodiché il passo successivo è ovviamente quello di provare in maniera, diciamo, usando più forza e cercando veramente di, come dire, vincere in maniera semi competitiva, nonostante non sia una competizione, però in maniera più incisiva. La chiamerei semi competitiva.